Eccoci qua ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti sul canale per chi passa per la prima volta sotto questo video. 31 dicembre sta finendo questo 2023 che ci ha visti campioni d'Italia lo scorso giugno. Ovviamente da giugno ad adesso stiamo vivendo momenti alquanto bui, ma dobbiamo andare fieri dello scudetto che abbiamo conquistato e stravinto sul campo e che siamo tenuti comunque a difendere fino alla fine del campionato. Approfitto con questo video per fare gli auguri di buon anno, buon 2024 a tutta la mia community e anche per chi passerà ovviamente sotto questo video, che invito ad iscriversi al canale attivando la campanella delle notifiche se gli fa piacere e gli piacciono i contenuti, a chiunque voglia, al di là della squadra che si tifa, tifosi del Napoli e non. Buon anno a tutti cari ragazzi e vi ringrazio per tutto ciò che è stato il 2023 per quanto riguarda la crescita personale del canale, e speriamo di fare ancora meglio in questo 2024 tutti uniti ragazzi, con divisione massima, e cerchiamo di battere i numeri di questo 2023, dei quali io ne vado fiero e sono estremamente contento per ciò che abbiamo fatto, per ciò che abbiamo creato insieme e per come stiamo crescendo sul canale. Analizzeremo anche la classifica in questo video e facciamo questa sorta di recap di questo girone di andata, che però ancora deve terminare perché manca l'ultima giornata, che ci vede personalmente a noi tifosi del Napoli, vede la nostra squadra impegnata, vedrà la nostra squadra impegnata contro il Torino. Ma andiamo a vedere la classifica e la commentiamo. L'ultima cosa ragazzi, divertimento totale in questo 31 dicembre, però sempre con la testa sul collo, perché c'è un 2024 da affrontare. Non facciamo alla De Laurentiis, lo diciamo, non facciamo cazzate nella serata di stasera, mi raccomando, e tanti auguri a tutti e sempre Forza Napoli. Andiamo a vedere la classifica perché dobbiamo fronteggiarlo il problema, dobbiamo andarci a sbattere con la testa dentro, ed ecco perché voglio analizzare un attimo la classifica sia dal punto di vista del Napoli che per le altre squadre. Ovviamente sappiamo tutti che l'Inter sta tra virgolette stracciando questo campionato. Parlano chiaro, al di là dei punti e delle vittorie, delle sconfitte e dei pareggi, parlano chiaro i 42 gol fatti e gli 8 subiti, una media da capolista nella maniera più assoluta, al di là che si sta parlando, sì, l'aiutino a Napoli, il fallo sull'Lobotka e l'1-0 non lo dovevi fare, la spinta di Bissek. Analizzateli voi gli episodi, perché comunque noi dal nostro punto di vista l'abbiamo già fatto in altri video e non è questo appunto il contenuto per andare a spulciare queste situazioni. Un Inter che stramerita questo primo posto, seguita dalla Juventus che a botta di cortomuso è lì a 2 punti. E ovviamente al di là dei gol fatti, che sono 27, ci sono solo 11 gol subiti in 18 giornate, che è un ruolino di tutto rispetto. Milan alti e bassi, ma comunque si trova terzo, flagellato dagli infortuni da settembre fino ad oggi, e sembra non voler terminare la situazione infortuni in casa Milan. Comunque resta terzo, un po' staccato dal secondo posto. Inter e Juventus si stanno giocando al momento il titolo 2023-2024, ma il campionato è ancora lungo per decretare e sentenziare. La Fiorentina, inaspettatamente, perché me l'aspettavo tra il quinto e il sesto posto, mi aspettavo ovviamente il Napoli tra le prime quattro, ma sappiamo come sta andando questo campionato. La Fiorentina, anche se nelle ultime partite vinte sul finale sta avendo un tantino di difficoltà, ma si trova quarta meritatamente, così come meritatamente si trova quinto un Bologna che ha fatto un girone di andata, meno l'ultima partita che si dovrà giocare, come ho detto. Di tutto rispetto, Thiago Motta ha fatto un grandissimo lavoro,
Ovviamente bisogna vedere se si mantiene questo andazzo per tutto il campionato, perché il Bologna è l'outsider, è la sorpresa di questa Serie A 2023-2024. Poi portarla così fino a giugno non è cosa semplice, ma facciamo gli auguri al Bologna, a Thiago Motta e a tutto lo staff super competente che ha messo su una squadra sì giovane, di talento, eh, che segue alla lettera appunto le indicazioni di Thiago Motta ed è secondo me in tutta la Serie A una delle squadre più difficili da affrontare, così come lo è l'Atalanta sesta, rognosa, come al solito il gioco di Gasperini ti mette in difficoltà e ti viene a prendere uomo su uomo, devi stare attento per tutti i 90 minuti perché sia il Bologna sia l'Atalanta fisicamente non calano nell'arco di una partita e bisogna fare la massima attenzione. Meritato anche il sesto posto dell'Atalanta. A braccetto, settimi e ottavi, troviamo Napoli e Roma. Ieri la Roma poteva staccare il Napoli, ma ha perso con la Juventus, quindi ci troviamo a 28 punti appaiati, tutte e due. Vedremo poi se riusciremo a risalire questa china e a spodestare quantomeno una tra Fiorentina, Bologna e Atalanta per raggiungere questo quarto posto. Parlo di noi ovviamente, tifosi del Napoli e la squadra del Napoli che deve, almeno l'obiettivo è raggiungere questo quarto posto, vedremo poi se ci riusciremo. Impresa non semplice, ma bisogna provarci assolutamente per quello che abbiamo cucito in petto. Come ho detto prima, dobbiamo difenderlo fino alla fine, nella maniera più assoluta. Lazio nona, Torino decimo, Monza undicesimo. La Lazio me l'aspettavo un po' più su, ma ha avuto alti e bassi, così come le ha avuto il Napoli da inizio anno. Credevo che nel terzo anno di Sarri si potesse far meglio, ma diciamo che complice anche un calciomercato dove io ti chiedo un calciatore e tu mi porti la controfigura, diventa difficile poi esprimere un tantino di sarrismo, tra virgolette. Il Torino decimo me lo aspettavo, così come mi aspettavo il Monza tra il decimo e l'undicesimo posto. Non mi aspettavo il Genoa così in alto, devo dire. Dodicesimo il Genoa sta facendo un grandissimo campionato ed ha fermato l'Inter nell'ultima giornata con polemiche perché il gol dell'Inter era da annullare senza che ci giriamo intorno. La spinta di Bissek c'è, sull'azione c'è il fallo, bisognava annullare il gol, ma non è stato fatto. Il Genoa può recriminare assolutamente. Secondo me, il Genoa conclude questo 2023 con 20 punti che potevano anche essere 25-26, perché non è solo questa la partita dove il Genoa ha subito qualche sfavore arbitrale, c'è anche la partita con il Milan e forse anche un altro match all'inizio del campionato. Lecce tredicesimo, Frosinone quattordicesimo e Udinese quindicesima. Lecce e Frosinone sopra l'Udinese. Me l'aspettavate voi? Io mi aspettavo un Udinese un tantino più su, ma c'è stato il cambio allenatore in corso, è andato via Sottil e da quando c'è stato il cambio allenatore ha ritrovato un tantino la quadratura, deve ritrovare certezze in alcuni calciatori l'Udinese. L'Udinese è squadra da Serie A, quindi mi auguro che resti in Serie A per la storia del club, per anche il livello tecnico di una rosa che non sta esprimendo tutto ciò che secondo me può esprimere, a differenza di un Lecce e di un Frosinone che possono essere outsider, squadre da Serie B, chiamatele come volete, ma stanno comunque disegnando calcio in maniera migliore dell'Udinese e legittime le loro posizioni dal 13° e al 14° posto. 16° e 17° Verona e Sassuolo. Sassuolo 16°, Verona 17°. Il Sassuolo io me lo aspettavo assolutamente a ridosso di Monza e Torino, ma è un Sassuolo che ti può fare una partita buona e poi perde 3 partite dimenticandosi completamente come ha vinto appunto la partita precedente. Non si riesce a capire. È vero che la società Sassuolo e il Sassuolo Calcio, chiamatela come volete, è una società che individua talenti, compra talenti e poi monetizza quanto prima
intorno ai 20-30 milioni. Alla fine noi abbiamo pagato Raspadori 35, ma non è una società che trova un calciatore e riesce a venderlo a 50-60 milioni perché non lo mantiene fino al possibile incremento, diciamo, del valore di mercato dello stesso calciatore che vai a comprare. Quindi ci rendiamo conto che di anno in anno perde qualche tassello. Dionisi deve fare comunque sempre gli straordinari per cercare di trovare la quadra anno per anno. Ci è sempre riuscito. Io non credo che il Sassuolo termini il campionato al 16° posto, poi vedremo come andrà a finire. Il Verona è la squadra che gioca peggio per me, insieme alla Salernitana pre Sabatini, perché sulla Salernitana ci arriviamo. Il Verona era partito benino, diciamo, a livello di calcio giocato, palla a terra, comunque riusciva ad imbastire azioni pericolose. Ovviamente c'è stata un'involuzione che li mette al 17° posto, posizione congrua a ciò che ha espresso, diciamo, in questo girone di andata. Cagliari 18° a pari punti con il Verona, ma ovviamente su questa classifica lo vediamo in zona retrocessione, ma è a pari punti con il Verona. Cagliari che secondo me sarà la squadra che romperà le scatole a quei posti a ridosso della retrocessione, perché non credo che Ranieri riuscendo a stare attaccato al trenino pre-retrocessione, parliamo così, si faccia scappare l'occasione di rimanere in Serie A. Quindi attenzione a questo Cagliari, anche perché fino al 97° c'è da soffrire con le squadre di Ranieri che sono abituate a metterti in difficoltà quando meno te lo aspetti, e quando l'avversario cala sono dolori a livello offensivo. Empoli 19°, 20° la Salernitana. Partiamo dalla Salernitana e poi parliamo dell'Empoli. La Salernitana merita quest'ultimo posto per ciò che abbiamo visto in campo. Alla fine 36 reti fatte, 36 reti subite e 15 fatte parlano da sole. 12 punti, 2 sole vittorie, 10 sconfitte e 6 pareggi. C'è però l'inversione da quando è arrivato Sabatini. Nelle ultime 2 partite la sola presenza di un direttore sportivo così mette il pepe ai calciatori. Io li ho visti molto più pepati, molto più pronti, molto più aggressivi nell'aiutarsi l'un l'altro e nell'andare a recuperare palla nelle ultime 2 uscite. Quindi impresa difficilissima quella della Salernitana, risalire e giocarti comunque un posto in Serie A, anche se a livello dei punti assolutamente fattibile, perché sei a 12 punti ed hai un Verona, ma mettiamo il Sassuolo perché il Verona è a pari punti col Cagliari, hai un Sassuolo fuori dalla Serie B a 16 punti, sono solo 4 i punti che distaccano, si può fare tranquillamente. È difficile se non si fa mercato, secondo me, a gennaio, perché comunque in una rosa che ha delle pecche nella maniera più assoluta, diventa poi difficile anche per Inzaghi riuscire a trovare continuità di risultati o punti preziosi per risalire, ma con Sabatini secondo me si riuscirà nell'intento. Poi vedremo a fine anno cosa sarà successo. Empoli 19°. Devo dire la verità, me lo aspettavo un tantino più in alto. L'Empoli però ha vissuto secondo me la situazione come l'Udinese, ha esonerato l'allenatore a campionati in corso e dall'arrivo di Andreazzoli ha trovato una quadratura ben più compatta per quanto riguarda i gol subiti. L'Empoli prima subiva dei gol veramente elementari, si apriva e non riusciva a compattarsi in base all'avversario, soffriva tutti quanti. Con Andreazzoli si è ovviato un tantino al problema. È vero che è ancora lì sotto, però come ho detto per la Salernitana i punti che li distaccano diciamo dalle squadre che non sono adesso in quella zona retrocessione sono pochi, si può tranquillamente fare. Vedremo poi il mercato di gennaio cosa porterà anche in casa Empoli, se ci saranno squadre che faranno mercato per poter
tentare di restare in Serie A oppure se la rischieranno con la rosa che hanno in base alle tasche di ognuno. Vedremo poi come andrà a finire. Abbiamo analizzato questa classifica, la dobbiamo guardare e dobbiamo guardarci in faccia noi tifosi del Napoli, ma soprattutto la squadra deve incamerare deve incamerare in automatico questa classifica e soprattutto i 28 gol fatti contro i 21 subiti in 18 giornate mi sembrano tantini per una squadra che deve puntare comunque ai posti qualificazione Champions League. Vedremo come andrà a finire, ragazzi. Io vi auguro ancora un buon fine anno e un buon inizio 2024. Forse ci sentiremo domani in serata con un altro contenuto, ma non vi posso assicurare niente perché lo sappiamo come vanno queste feste e non ho ancora niente di programmato per domani, però può darsi che ci rivediamo e ci rifacciamo gli auguri. Ve li faccio adesso, buon fine anno, buon inizio 2024, sempre Forza Napoli e carissima squadra del Napoli, onorate questo scudetto che avete cucito al petto, dando del filo da torcere a tutti per tutto il girone di ritorno. Questo è l'augurio che mi faccio e faccio a tutti i tifosi del Napoli, alla mia community, e vi ringrazio ancora per essere stati voi protagonisti della crescita appunto del mio canale in questo 2023 che ci ha visti campioni d'Italia. Sempre Forza Napoli, ciao.